Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Human Fantasy. Oggi parliamo della Viverna, ovvero una creatura leggendaria che molto spesso viene confusa con il ben più noto drago, perché sotto certi aspetti può risultare simile, ma in realtà presenta alcune differenze che a breve andremo a scoprire. Non si sa nel dettaglio da quale mitologia provenga la Viverna, in quanto viene menzionata in diverse culture europee. Si ipotizza che il nome sia un adattamento del termine anglosassone del XVII secolo wyvern, che deriva a sua volta da un altro termine usato in precedenza, weaver, il quale proviene dalla parola del francese antico guivre, che significa serpente. A sua volta ancora, questa si rifà al latino vipera. Da qui si deduce che la figura della viverna trae spunto da quella del serpente e quindi si identifica come una sorta di grosso rettile velenoso. Infatti viene tipicamente rappresentata come tale, con delle grandi ali da pipistrello. Queste sono caratteristiche che la accomunano con il drago europeo, a differenza di quest'ultimo però, che possiede ben 4 zampe, 2 posteriori e 2 anteriori, la viverna ha solo 2 zampe posteriori. Altra differenza con il drago europeo è la coda, che termina con un pungilione velenoso, le cui forme possono variare da quella della freccia a quella dell'uncino. Il veleno che secerne questo pungilione è considerato letale per molte altre specie animali, compreso l'uomo. In base alle varie leggende, le dimensioni della viverna si aggirano tra i 9 e i 15 metri di lunghezza. Secondo alcune credenze popolari europee, la viverna è in grado di sputare veleno anziché fuoco come il drago, e in quasi tutti i casi ha delle connotazioni negative, sempre a differenza di quest'ultimo che in alcuni casi ha delle connotazioni positive. Nel Medioevo era simbolo di disgrazia, pestilenza, guerra, invidia e alcuni la identificavano come il demonio stesso. Nel periodo rinascimentale era associata alla stregoneria, in quanto utile per gli incantesimi. Una creatura con i tratti caratteristici della viverna è presente anche nella mitologia africana, considerata una divoratrice di esseri umani e di animali come elefanti, ippopotami e rinoceronti, anche in questo caso portatrice di sventura. Sempre in epoca medievale, la viverna era utilizzata come emblema araldico da diverse casate e famiglie nobili. Spesso veniva disegnata sollevata da terra e con le ali aperte. Ciò indicava un qualcosa di nuovo o in fase di ascesa, a differenza degli stemmi con creature terrestri come orsi e leoni, che indicavano un potere già consolidato da diverso tempo. La casa reale di Braganza, che è la dinastia che governò il regno del Portogallo dal 1640 al 1836 e l'impero del Brasile dal 1822 al 1889, sin dal XVII secolo ha come simbolo una viverna di colore verde. Questo simbolo, essendo un emblema rappresentativo della dinastia, lo si può trovare in diversi monumenti storici portoghesi e brasiliani, come il Palazzo Imperiale a Rio de Janeiro o il Monumento all'Indipendenza del Brasile a San Paolo. Una leggenda degna di nota è quella del drago Tirus, o drago di Terni, che anche se era considerato un drago, l'aspetto era simile a quello di una viverna. Nella località chiamata La Chiusa, che era una zona costituita prevalentemente da terreni paludosi, viveva questo Tirus, che terrorizzava la popolazione obbligandola di continuo a respirare il suo alito fetido. Nessuno aveva il coraggio di affrontarlo finché un giorno si fece avanti un giovane audace di Terni, che apparteneva alla nobile famiglia dei cittadini. Tirus, non appena lo vide, gli balzò contro. Il ragazzo, che aveva ben poche probabilità di vittoria, riuscì a salvarsi grazie alla sua armatura che, riflettendo la luce del sole, accecò per un attimo Tirus.
Il ragazzo approfittò di quell'attimo per trafiggere il cuore della creatura con una lancia e ucciderla. I cittadini assistettero alla battaglia del cavaliere, il quale venne elogiato come eroe salvatore e successivamente premiato, con l'assegnazione delle stesse terre appartenute al mostro. Il fatto storico dal quale ebbe origine questa leggenda fu la presenza della malaria nei territori paludosi ternani, adiacenti ai fiumi Velino e Nera e al torrente Serra. Tyrus infatti rappresentava questa malattia, mentre il giovane rappresentava la bonifica degli stessi territori e la sconfitta della malaria. Nella saga fantasy La ragazza drago, una serie di romanzi scritti dall'autrice italiana Licia Troisi, i protagonisti sono dei draconiani, ovvero degli esseri umani con all'interno lo spirito di un drago. Le antagoniste invece sono delle viverne capitanate dalla più feroce di tutte, Nidogr. Nel film horror fantascientifico del 2009 Il demone dei ghiacci, a Beaver Mills, una piccola città dell'Alaska situata appena a nord del circolo polare artico, una viverna imprigionata nei ghiacci viene risvegliata a causa dello scioglimento delle calotte polari e inizia a uccidere e divorare gli abitanti del posto. Nel picchiaduro a scorrimento arcade del 1991 The King of Dragons, dove si può intraprendere l'avventura scegliendo un elfo, un mago, un guerriero, un chierico e un nano e affrontare diverse creature del mondo fantasy, i boss finali del terzo e del terzultimo livello sono due viverne. Come ultima curiosità, Smaug, l'antagonista del romanzo della trilogia cinematografica Lo Hobbit, così come Drogon, Regal e Viserion, comparsi nella serie TV Il Trono di Spade, sono privi delle due zampe anteriori, quindi si possono classificare come viverne. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Se avete qualche opinione o conoscete qualche altra curiosità, lasciate un commento qui sotto. Se vi è piaciuto e desiderate vedere altri contenuti simili, iscrivetevi a questo canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora per il supporto e alla prossima!